Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche romantiche per la prima metà di luglio e abbiamo la carta della stella e la carta del matto. Nuovi obiettivi, ragazzi. Devo dire che con la carta del matto di solito è perché parte qualche cosa, c'è come un nuovo inizio, una nuova avventura, una nuova fiamma e vedendo anche la stella che mi parla di nuovi obiettivi e nuove idee, sento aria di novità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere l'energia vostra e della vostra persona di interesse. Questa lettura è per chi ha qualcuno in mente. Se siete single vi invito ad iscrivervi per non perdere le pubblicazioni dei single che ci sarà prossimamente. Partiamo da un 5 di coppe, da un 4 di pentacoli, l'imperatrice. Questa sono solo curiosa di vederla, era un'altra volta il matto. Fante di coppe, re di spade, giudizio. È interessante perché avete diverse carte rovesciate. E partendo da questo 5 di coppe c'è come l'idea di essersi persi qualcosa. Ah, un'ultima scusate, un'ultima cosa. Tenete presente che io potrei parlare delle vostre energie piuttosto che di quelle del partner o della partner, ma in questo genere di letture a volte può essere che sentiate le energie invertite. Tenetelo presente. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Nove di spade, 9 di bastoni e re di spade. Scusate, 10 di spade, 9 di bastoni e re di spade. È come se ci fosse da lasciarsi indietro un qualche tema, un qualche discorso, un qualche ciclo, un qualche anche atteggiamento, mi verrebbe da dire, vedendo questo 9 di bastoni. C'è come un senso di carenza qui, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Papa, 4 di spade e luna. Andiamo a vedere anche l'imperatrice. Torre e carro. Allora, ragazzi, la sensazione è che l'energia tra di voi non sia poi così male, ma ho come la sensazione che a voi manchi qualche cosa e che l'altra persona
o perché l'altra persona ha deciso di troncare con qualche tipo di questione, tema all'interno della relazione, o c'è un qualche tipo di dinamica che prevede una sorta di allontanamento. Potrebbe essere una dinamica lavorativa per qualcuno. È come se ci fosse una sottile paura da parte vostra che la lontananza possa raffreddare le cose. In realtà credo che sia più una vostra proiezione, perché all'interno della relazione le cose sono abbastanza equilibrate, abbastanza stabili. Se per caso siete in una fase di crisi di coppia, ho come l'idea che per salvaguardare quello che avete già costruito, possa essere utile affidarsi magari a un terapeuta esterno, anche, potrebbe anche solo essere un amico. Mi parlano di arbitro, quindi può essere che ci sia la necessità semplicemente di mettere in regola una determinata situazione, ma che le cose comunque tra di voi vadano a gonfie vele, eh. Diciamo che qui con la carta della torre potrebbe essere una scelta, una decisione o un qualche tipo di faccenda che succede così repentinamente, non so se si dica in italiano o se è spagnolo, comunque velocemente, nella vita dell'altra persona, e che questo eh, provochi uno spostamento. Vi dico, qua c'è un matto, come se ci fosse un nuovo inizio. Adesso andiamo a vedere questo fante di coppe. Fante di coppe nuovamente, imperatore, abbiamo il matto di nuovo e un 2 di bastoni. C'è come una sana concretezza all'interno della relazione, c'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di scoprire, c'è la voglia di avere nuovi obiettivi, e vi dirò che la relazione mi sembra, cioè se non la relazione in sé, perché magari è poco che vi conoscete, però le due persone o la relazione in sé, dipende dalla realtà di ognuno, comunque mi sembra che sia arrivata ad un punto di maturazione tale da poter, diciamo così, garantire una sorta di stabilità. Andiamo a vedere il re di spade. Regina di spade, 6 di coppe, 8 di bastoni, 3 di spade, eremita. Credo che si debbano definire i nuovi obiettivi all'interno della coppia in questo periodo. Se non sono obiettivi importanti, potrebbero essere obiettivi del tipo cosa facciamo il prossimo fine settimana, dove andiamo in ferie o cose o come gestiamo questa situazione, cose per lo stile. Perché è come se ci fosse bisogno di più chiarezza mentale, è per quello che mi invitano anche a cercare una guida. Ci sono delle proiezioni, ci sono delle valutazioni della realtà che voi stessi o voi come coppia state facendo, ma che sono fuorvianti. È come se non aveste chiara la visione della realtà. Potrebbe esserci poca comunicazione tra di voi nel prossimo periodo, o meglio, poca propensione da parte dell'altro nel aprirsi. È come se ci fosse un voler tenere dentro la sofferenza. Sento che l'altro potrebbe veramente, o l'altra persona, potrebbe ricevere una notiziona in questo periodo. Qui si tratta forse anche di stare vicino. È interessante perché qui avete due volte il re di spade. È come se ci fosse da delimitare dei confini, delimitare delle regole, trovare un punto di incontro. Il papà fa riferimento appunto a un mediatore. Andiamo a vedere questo giudizio. Tre di bastoni e asso di bastoni. È come se non si vedesse ancora bene il punto d'arrivo, ma ci si buttasse un pochettino, anche con questo matto, in questa relazione, in questa situazione, in questa nuova
valutazione della relazione. Ripeto, sento che l'altra persona potrebbe avere qualche tipo di problema e voi essere lì predisposti ad aiutare, ma con una sottile paura di poter perdere la persona. Cercate un punto di incontro, cercate un punto d'unione e implementate soprattutto la chiacchiera, nel senso che ho come l'idea che dobbiate portare a galla le vostre paure con questa persona, i vostri timori, e non affrontarli da soli, perché qui c'è tanta paura con il 9 di bastoni a causa di situazioni pregresse. Qui è un po' come il: "Okay, non vedo ancora bene la strada", perché il giudizio comunque è a testa in giù, quindi devo dire che le cose non sono ancora del tutto chiare, però è come se ci fosse la volontà, l'intenzione di far espandere questa situazione piuttosto che questa relazione. Tra di voi le cose non vanno malaccio, però è che nella vita dell'altro probabilmente sta succedendo qualche cosa o succederà qualche cosa di importante che potrebbe prevedere un viaggio, un trasferimento, un cambiamento, un qualche tipo di spostamento che effettivamente potrebbe raffreddare la vostra relazione. Vi dico, qui si tratta di parlare chiaro, ehm, e di affidarsi, fidarsi, buttarsi anche un po' tra le braccia dell'altro. Sempre ragazzi con discernimento, cioè sì, avete 2 volte il matto, però non siate, cioè cerchiamo di non essere ciechi davanti all'evidenza di certe cose, okay, nonostante le carte siano super positive, però ecco. Va bene, andiamo a vedere una fatina per vedere che consiglio vi vogliono dare. Energia. Ed è una carta che mi parla di mettere in equilibrio quello che è l'energia della mente con l'energia del cuore. Siccome qua abbiamo tanta mente e con una regina di spade al contrario, il 3 di spade, ci potrebbe essere della confusione, secondo me inerente a quello che è successo nel passato tra di voi, o quello che potrebbe succedere in questa parte di luglio. Però è un po' come se vi dicessero di equilibrare appunto le energie, che da un lato vuol dire l'apertura di cuore, dall'altro vuol dire la razionalità, quindi va bene, come vi dicevo prima, va bene affidarsi, ma sempre con discernimento, cioè mantenete le antenne allerta, sempre questo, perché comunque è come se non si vedessero ancora dei nuovi obiettivi. Va bene, andiamo a vedere un angelo del cuore. Una carta per piacere, grazie. Quante adesso. Separazione. Si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner e potrebbe esserci quel movimento, quello spostamento, quel viaggio, insomma, di cui vi ho parlato. Poi abbiamo perdona e impara e lo sento un po' collegato a questo 5 di coppe rovesciato, ragazzi. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. È come se ci fosse da chiudere un capitolo. Poi abbiamo lascia andare il tuo ex. Difatti, vi ricordate che vi ho detto che non sapevo se fosse una cosa all'interno di questa relazione o una cosa vostra, quella da cui vi stavate difendendo? Per qualcuno potrebbe essere un qualche tipo di atteggiamento, di pensiero, di dinamica ancora legata all'ex. E qua dice: è tempo di ripulire la tua energia. Poi abbiamo lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Come confronto, difatti qui si parla di guida, si parla di qualcuno che è meglio, si parla di qualcuno che diciamo sia al di sopra delle parti e che possa in qualche modo darvi uno sguardo un po' più obiettivo sulla situazione magari. E poi abbiamo la carta di vero amore, questo è l'amore della tua vita. Quindi è come se vi dicessero c'è la possibilità di espansione, c'è una possibilità di eh,
rendere più profondo e duraturo questo tipo di rapporto, vi dico, secondo me si tratta di migliorare la comunicazione. Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, insomma, vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete supportare il canale, potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione. E per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. Ci sono diversi temi che io tratto nella sezione degli abbonamenti, diciamo che sono temi di metafisica, misti a altre discipline che io ho studiato, ed è tutto quello che ho imparato io e che metto a disposizione a voi per aiutarvi a manifestare una realtà più vicina a quello che effettivamente volete. Si tratta di fare un lavoro di pulizia su di sé. Ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!